L'Iran attacca Israele e, come preannunciato nei miei precedenti video in cui ne parlavo, la situazione in Medio Oriente si sta facendo davvero nera. Per decenni Israele e Iran hanno combattuto una guerra ombra in tutto il Medio Oriente, scambiando attacchi via terra, mare, aria e nel cyberspazio. La raffica di droni e missili lanciati dall'Iran contro Israele nella serata di sabato, sebbene quasi tutti siano stati abbattuti o intercettati, ha rappresentato uno spartiacque immenso, signori, nel conflitto. Era la prima volta che l'Iran attaccava direttamente Israele nel proprio territorio e adesso Israele promette ritorsioni molto importanti contro il gigante arabo. Questo è stato, secondo la maggior parte degli analisti in giro per il mondo, un evento storico molto pericoloso che potrebbe tranquillamente dare il via ad una guerra totale. E in questo video farò del mio meglio per esporvi la vicenda Medio Oriente a 360 gradi. Quella fra Iran e Israele, cari signori, è una storia lunga, molto lunga. Per farvela breve, l'Iran ha ampiamente utilizzato nel corso degli anni agenti stranieri, i cosiddetti proxy dell'Iran, come la milizia libanese Hezbollah, per colpire gli interessi israeliani, mentre gli omicidi mirati di leader militari e scienziati nucleari iraniani sono stati una parte fondamentale della strategia israeliana. Nell'agosto 2019, anche se in pochi ne parlano, ci fu un'altra escalation fra i due paesi, se così possiamo definirla. Un attacco aereo israeliano ha ucciso 2 militanti addestrati dall'Iran in Siria. Un drone ha fatto esplodere un ufficio di Hezbollah in Libano e un attacco aereo a Haim, in Iraq, ha ucciso un comandante di una milizia irachena appoggiata dall'Iran. Questo succedeva nel 2019. All'epoca Israele accusò l'Iran di tentare di stabilire una linea terrestre di rifornimento di armi attraverso l'Iraq e la Siria settentrionale verso il Libano, e gli analisti affermarono che gli attacchi miravano a fermare l'Iran e a segnalare ai suoi delegati che Israele non avrebbe tollerato assolutamente una flotta di missili intelligenti vicino al confine. Una guerra di intelligence, signori, che neanche vi potete immaginare. In risposta a tutto ciò, nel luglio del 2021 l'Iran con dei droni ha attaccato una petroliera gestita da una compagnia di navigazione di proprietà di Israele al largo delle coste dell'Oman, e così via, cari amici, con tutta una serie di battibecchi armati e attacchi silenti fra le due potenze. Dopo l'inizio del bombardamento di Gaza da parte di Israele in risposta all'assalto guidato da Hamas del 7 ottobre, le milizie appoggiate dall'Iran, tutti i proxy dell'Iran, dagli Hezbollah agli Houthi, hanno intensificato i propri attacchi, e alla fine dell'anno scorso l'Iran ha accusato Israele di aver ucciso una figura militare di alto livello, il generale Said Razi Mousavi, in un attacco missilistico in Siria. Alcuni attacchi aerei ultimamente hanno ucciso soldati vicino ad Aleppo, nel nord della Siria, in quello che sembrava essere uno degli attacchi israeliani più pesanti nel paese da anni. Gli attacchi hanno coinvolto milizie filo-iraniane e 7 combattenti di Hezbollah, e come se non bastasse Israele ha buttato giù, come se non bastasse, l'edificio dell'ambasciata iraniana a Damasco, uccidendo 3 alti comandanti iraniani, la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cosa è successo? È successo che l'Iran, come temevo in molti altri video in cui parlavo di geopolitica, ha iniziato a mostrare i muscoli. Fioccano video su X dove addirittura mostrano missili ipersonici promettendoli a Israele, e c'è stato un attacco storico guidato dall'Iran mentre i paesi del mondo arabo scendevano in piazza dopo l'annuncio pubblico della ripercussione, festeggiando l'operazione militare contro Israele chiamata Operazione Vendetta. Come preannunciato dai miei video precedenti, il panorama geopolitico internazionale si sta letteralmente movimentando attraverso tutta una serie di micro conflitti regionali che, si spera, non portino ad un'escalation internazionale. Secondo alcune fonti, per Teheran la questione sembra chiusa, un botta e risposta, insomma. Altrimenti gli attacchi sarebbero continuati per tutta la notte e nei giorni seguenti, e allora in quel caso sì, che lo scenario sarebbe stato diverso, ma Israele promette ripercussioni. Teheran ha attaccato Israele con uno sciame di centinaia di droni kamikaze e di missili cruise lanciati in 3 ondate dal suolo iraniano. Questo, insomma, è quello che sappiamo, e signori cari, è la prima volta nella storia che parte un attacco verso Israele direttamente dall'Iran. Il rischio ovviamente adesso è quello di un'escalation. Israele, insieme agli alleati Stati Uniti, Regno Unito e Francia, nonché con il supporto della Giordania, hanno abbattuto il 99% degli ordigni.
hanno una contraerei che fa paura. Ma il punto politico, cari amici, che può davvero allargare il conflitto è proprio il fatto che l'attacco sia partito direttamente dall'Iran, oltre che dai suoi proxy in Libano, Siria, Iraq e Yemen, tutti alleati dell'Iran. Il gabinetto di guerra israeliano ha promesso una forte reazione militare, anche se Biden ha raccomandato prudenza e, insomma, dalle ultime notizie sembra aver dissuaso Netanyahu. Nel Mar Rosso gli alleati dell'Iran, gli Houthi yemeniti, continuano a fare danni. Hanno colpito una nave americana e 2 mercantili israeliani. Sequestrano navi, ostacolano i passaggi e intaccano il commercio internazionale. Amici, lo scenario in Medio Oriente non era così pericoloso dai primi del 2000 e in tutto questo il presidente Biden ha affermato di aver riconsolidato il ferreo impegno dell'America per la sicurezza di Israele. Quello che state guardando direttamente dal sito ufficiale della Casa Bianca è il memorandum d'intesa risalente al 2016 firmato dalla presidenza Obama, che garantisce aiuti militari a Israele da parte degli Stati Uniti per 38 miliardi fino al 2028. E i due paesi sono così legati che il più potente gruppo di pressione a Washington, la prima e più ricca lobby negli Stati Uniti, è israeliana, l'AIPAC, di cui ho già tanto parlato. Non serve dire altro. Come se non bastasse ad infastidire l'Iran e tutto il mondo arabo, il Ministero della Difesa britannico ha affermato che i jet della Royal Air Force britannica sono stati schierati in Iraq e in Siria per intercettare qualsiasi attacco aereo nel raggio delle loro missioni esistenti, e il mondo occidentalizzato si schiera a protezione di Israele. Il presidente Biden ha interrotto un viaggio nel Delaware per tornare alla Casa Bianca e riunire il gabinetto mentre le tensioni aumentavano. Dopo aver parlato con Netanyahu, ha detto Biden che avrebbe convocato i paesi del G7 per coordinare una risposta diplomatica unita allo sfrontato attacco dell'Iran. Reuters riferisce che il capo di Stato Maggiore delle forze armate iraniane, il generale Mohammad Bagheri, ha detto alla televisione di Stato che la risposta dell'Iran, signori, sarà molto più ampia dell'azione militare della scorsa notte se Israele reagirà. E questo perché? Questo, signori, perché l'attacco iraniano in Israele è stato in risposta all'attacco deliberato sull'ambasciata iraniana a Damasco. Ora, vorrei portarvi all'attenzione questa cosa davvero curiosa. Ascoltatemi bene, Israele ha una delle contraerei più potenti del mondo, si chiama Iron Dome, cupola di ferro, che appena rileva un qualche pericolo che entra nel loro spazio aereo, automaticamente attraverso sistemi automatizzati lo intercetta e impedisce che tocchi il suolo. Addirittura hanno intercettato i sofisticati droni iraniani che, voglio dire, forniscono droni a tutto il mondo, sono proprio specializzati in droni da combattimento, e volete dirmi che un gruppo disorganizzato come Hamas pochi mesi fa è riuscito a compiere attacchi missilistici in Israele? Io umilmente vi invito davvero a riflettere su questo. Secondo la CNN, Yoav Gallant, ministro della difesa di Israele, ha detto nella giornata di ieri che il confronto con l'Iran non è ancora finito. Nelle strade di Teheran, in Iran, è comparsa la scritta in persiano ed ebraico: il vostro prossimo errore sarà la fine del vostro stato fasullo. E, come dire, la situazione non è delle migliori. Se da una parte Israele ha un potente alleato, dall'altra l'Iran ne ha uno ancora più grosso. La Cina, signori, nel 2021 ha firmato un accordo di cooperazione per i prossimi 25 anni con l'Iran. L'accordo prevede 400 miliardi di dollari di investimenti in energia e infrastrutture iraniane. Teheran, d'altra parte, garantirà a Pechino un approvvigionamento stabile di petrolio e gas. E non ci è dato sapere quale sorta di accordo sottobanco ci possa essere fra le due nazioni. Petrolio in cambio di investimenti, e in questo modo la Cina arricchisce l'Iran in maniera inaudita, mentre investono continuamente in modo del tutto silente nella proliferazione di armi chimiche e nucleari. Se dal punto di vista degli investimenti l'Iran è un grandissimo alleato della Cina, dal punto di vista militare lo è della Russia. Ebbene sì, signori, l'Iran fornisce missili balistici alla Russia, e questo, come dire, evidenzia un livello di cooperazione crescente e senza precedenti tra i due paesi dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. I legami militari Iran-Russia si inseriscono in un livello molto più ampio di cooperazione.
Ad esempio, Reuters riferisce che nel dicembre 2023 Teheran ha raggiunto un accordo di libero scambio con l'Unione Economica Eurasiatica guidata dalla Russia per quanto riguarda le armi. Nello stesso mese i due hanno anche annunciato di essere prossimi alla firma di un importante accordo bilaterale. Il nuovo patto militare fra Iran e Russia avrà una durata di più di 20 anni e sarà estremamente ambizioso in termini di cooperazione militare, economica e politica. Insomma, dal punto di vista militare l'Iran è in stretto contatto con la Russia e si aiutano a vicenda. E proprio per questo mi chiedo, no? Quelli che stiamo vedendo sono forse microconflitti per procura delle superpotenze? E che cosa sta succedendo in queste ore? L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Amir Sahid Iravani, ha inviato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo che il suo paese ha attaccato Israele, spiegando che si tratta di un attacco di autodifesa, dopo che Tel Aviv ha attaccato la loro ambasciata in Siria all'inizio di aprile. Questa azione, tra l'altro, tanto condannata, no? Se parliamo in termini legali, rientra nell'esercizio del diritto intrinseco dell'Iran all'autodifesa, come delineato nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, e in risposta alle ricorrenti aggressioni militari israeliane, che sono tante, ve ne ho dato qualche esempio, ma sono tante, in particolare però all'attacco armato del 1 aprile 2024 contro le sedi diplomatiche iraniane, perché se attacchi una sede diplomatica di un paese come l'Iran, mettila un po' come ti pare, non puoi non aspettarti delle ripercussioni, capito? Poi ha voglia che va in televisione a condannare l'attacco dell'Iran. L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite ha fatto presente che la risposta dell'Iran rientra nel diritto intrinseco all'autodifesa presente non nella carta dell'Iran, presente nella Carta delle Nazioni Unite. L'ambasciatore iraniano ha anche fatto presente che se il regime israeliano dovesse commettere nuovamente un'aggressione militare, la risposta dell'Iran sarà sicuramente e decisamente più forte e più risoluta. Perché è ovvio, no? È ovvio che questo è stato un attacco politico e non un attacco a fare male. Voglio dire, davvero pensi che i top generali iraniani non sapessero di Iron Dome? Se lo so io, lo sa anche Jimmy il clochard della stazione, lo sanno tutti, no? È pubblica questa cosa. Hanno ovviamente mandato dei droni sapendo di perderli ancor prima che toccassero terra o potessero fare danni. Intanto però ne parla tutto il mondo e l'Iran mette in guardia dalle intrusioni estere, che non intervenga nessuno. L'ambasciatore iraniano ha anche scritto testuali parole nella lettera all'ONU. Purtroppo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha fallito nel suo dovere di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, consentendo al regime israeliano di oltrepassare le linee rosse e violare i principi fondamentali del diritto internazionale. E voglio dire, come dargli torto? Mi auguro personalmente, e questa è solo una constatazione personale, che Israele non risponda all'attacco e che l'Iran la chiuda qui, perché altrimenti si aprirebbe un altro conflitto che a livello internazionale non porterà a niente di buono. Si è conclusa ieri anche la riunione del G7, convocata dalla presidenza italiana per discutere dell'attacco. Il vertice in videoconferenza è durato poco meno di un'ora e chi di dovere, insomma, sta cercando di promuovere una de-escalation, anche se sappiamo bene che la destabilizzazione del Medio Oriente fa comodo a tantissimi attori esterni, primi fra tutti gli Stati Uniti. Quindi, che cosa dobbiamo aspettarci? Mi viene spesso chiesto, specie nel box domande su Instagram, Omega, ma te che te ne interessi, che leggi molto, che insomma ti piacciono questi temi, cosa ne pensi della Terza Guerra Mondiale? Rispondo una volta per tutte, io penso che quando si parla di terza guerra mondiale si debba fare i conti con le metriche con le quali potrebbe accadere, ok? Ci sono attualmente conflitti ovunque, in Africa, Medio Oriente, Europa, tensioni preoccupanti fra Cina e Taiwan, tra Cina e India al confine, Israele e Palestina, Iran e mondo arabo. Signori, fidatevi che il mondo è una polveriera. E se la terza guerra mondiale non fosse una guerra lampo con degli schieramenti ben delineati, ma avvenisse nel corso degli anni,
con l'accensione di tutta una serie di micro conflitti regionali in giro per il mondo? Ho chiesto a GPT-4, l'intelligenza artificiale più avanzata attualmente in commercio, di elencare tutti i conflitti all'attivo sul pianeta Terra e ci riferisce che elencare tutti i conflitti sulla Terra è un compito enorme, poiché ci sono molte dispute, scontri e tensioni in corso in varie parti del mondo, alcuni dei quali possono essere meno noti o meno visibili rispetto ad altri. Parliamo di guerra civile siriana, guerra in Yemen, in Afghanistan, guerra civile libica, guerra israelo-palestinese, conflitto in Kashmir, conflitto nel Sahel, Mali, Nigeria, Niger, Burkina Faso, conflitto in Ucraina orientale, guerra civile sudanese, Somalia, nel Caucaso tra Armenia e Azerbaigian, guerra civile in Repubblica Centrafricana, in Myanmar tra governo e gruppi etnici, nel Mar Cinese meridionale, nel mare del sud cinese tra Cina e Taiwan, conflitto nel Sahara occidentale, nel Chad, Repubblica Dominicana del Congo, in Colombia, Venezuela, Etiopia, Iraq, Turchia, Pakistan e Iran, Israele e Palestina, Libano, Thailandia, Filippine, Sri Lanka. E aggiunge che questo elenco è solo un panorama generale perché ci sono molti altri conflitti e tensioni in corso in tutto il mondo. Se non è una guerra mondiale questa, fra guerre economiche, militari, nel cyberspazio e politiche, ditemi voi cosa intendete per guerra, perché purtroppo il mondo è una polveriera. Purtroppo è così. Per oggi, signori, è tutto. Se trovi interessante questa tipologia di video, mi raccomando, fammelo capire con un semplice like che non ti costa niente. Se invece sei nuovo e pensi che me lo merito, iscriviti al canale. Io come sempre ho fatto del mio meglio e spero sempre in un po' di pace. Vi voglio bene, grazie per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!